Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato alla programmazione di LabVIEW insieme ad Arduino. Vedremo in che modo possiamo far comunicare i due dispositivi, usare quindi Arduino come hardware del software di LabVIEW e quindi accendere un LED che metteremo su Arduino, eccolo qua, direttamente attraverso un comando, un push button di LabVIEW. Adesso andiamo a vedere il nostro programma su Arduino e poi il programma su LabVIEW. Di conseguenza l'obiettivo, una volta che abbiamo creato il nostro programma con LabVIEW, è quello di accendere e spegnere il nostro LED su Arduino attraverso questo pulsante. Bene, passiamo adesso alla programmazione di Arduino e anche quella di LabVIEW e poi vedremo il risultato finale. Programma Arduino, tanto devo dichiarare il pin dove è posizionato il mio LED, collegato il mio LED, è il pin 13. Dichiaro un'altra variabile di testo, la variabile LabVIEW. Poi nel voice setup ho il serial begin 9006 che serve ad abilitare la comunicazione seriale, anche pomeridiana volendo, seriale ad una velocità di 9600 baud. Devo anche dichiarare il LED se è un input o un output, in questo caso è un output, e quindi scrivo il pin mode LED è uguale, virgola, output. Sul void loop abilito la comunicazione con la porta seriale, vado a controllare se la comunicazione della porta seriale è abilitata con l'if serial available e poi ho i miei due if. Se è abilitata, vai a leggere il valore LabVIEW serial read, cioè se LabVIEW è uguale a 1 digital write, fai in modo di accendere il LED. Se invece il valore è 2, spegni il nostro LED. Possiamo già vedere il risultato di questo test senza essere collegati a LabVIEW utilizzando il nostro monitor seriale. Vado a digitare 1, premo invio, ecco che si accende il LED, premo 2 e si spegne il LED. Ecco, adesso questo stesso risultato lo otterremo mediante LabVIEW. Bene, andiamo a vedere adesso come lavorare su LabVIEW. Eccoci su LabVIEW. Passo direttamente sul diagramma a blocchi perché è qui che vado ad inserire i blocchetti che mi serviranno per la comunicazione seriale. Anzi, lo allargo con tutta la finestra. Come abbiamo visto su altri video precedenti, gli strumenti si trovano su Instruments, Input Output, Serial, configura una porta. Vado a posizionarla qua. Con la finestra dell'help del context help vado a vedere che ci sono diversi ingressi, ci sono uscite. Quello che andremo a scegliere per questo programma è il Visa Resource Name e il baud rate, la velocità di trasmissione dati seriale. Quindi vado a chiudere un attimo questa finestra, mi avvicino, vedete, mi dà i nomi degli ingressi, Visa Resource Name, tasto destro, crea un controllo. Baud rate, tasto destro, crea controllo. Andiamo a vedere dall'altra parte dove li ha posizionati. Ecco, li ha messi qua. Se vado a cliccare mi fa vedere ASRL, instruction, lasciamo stare la porta di comunicazione con Arduino è questa qua, COM4. Questi qua sono i baud rate, la velocità di trasmissione. Posso anche fare così per allargare un attimo il testo, lo metto anche così, posso allargarlo. Bene, ritorno da questa parte, allarghiamo completamente. Adesso la porta è configurata, abbiamo scelto la porta, la velocità di trasmissione, la porta deve comunicare con Arduino e deve scrivere su Arduino il comando che arriva dall'API. Quindi vado su Instruments Visa e trovo Write,
lo collego qui e vado a collegare l'uscita nameOut delle risorse name con l'ingresso del write e l'error out con nessuno errore. Per chiudere la trasmissione dei dati, la porta seriale, configurazione della porta seriale, deve scrivere e vado a mettere anche una chiusura della comunicazione, sempre su Visa, Advanced, scusate, su seriale, close. Collego in questo modo e adesso la comunicazione è completata per quanto riguarda la comunicazione, ma devo inserire gli oggetti nel pannello frontale in modo che attraverso la comunicazione mi svolgano il lavoro che ho deciso di svolgere. Innanzitutto però vogliamo mettere una struttura, metto un while loop, lo metto solo sul write e lascio fuori la chiusura e l'apertura. Qui vado a mettere un controllo, sarà un pulsante di controllo che si trova qua. Quando andrò a premere questo pulsante, il ciclo automaticamente si terminerà il suo funzionamento, il suo lavoro. Se faccio così, allargo ancora un po' così si vede meglio quello che andremo a fare. Sposto anche questo. E cosa mi serve? CTRL T per passare da questa parte. Mi serve un pulsante, uno switch, eccolo qua, posso usare lo stesso che ho usato nella presentazione, uno slide switch, più o meno ampio. Vado a scrivergli cos'è, detto che questo è lo switch on off del mio LED. E posso anche mettere un LED per fare in modo che lo stesso che quando si accende il LED su Arduino si accenda anche qua. Vedete che da questa parte sono apparsi i miei terminali, vado ad aprire, questi li porto dentro, così come lo switch on off. Abbiamo detto che lo switch deve, assumendo le due impostazioni on off, per il nostra comunicazione devono essere, visto che sull'ABVIEW abbiamo scritto l'ABVIEW 1 come carattere 1 o carattere 2, deve avere una scelta, deve propormi due scelte, o l'1 o il 2, in base se il pulsante è attivo o no. Quindi per fare una comparazione vado su comparazione, select, questo strumento se non lo conosciamo potete vedere altri video sul mio canale. Il select in pratica è un if then, se è attivo o non è attivo, se è vero darà un risultato in uscita, se è falso ne darà un altro. In questo caso mi accenderà, no, aspetta un attimo, CTRL E. Lo vedremo dopo. Mi servono i due valori 1 e 2, se è true o se è false. Ma andiamo a vedere che tipo di variabili devo introdurre, perché devono entrare qui, sul mio viso, vedete write buffer non è un numerico, ma è un carattere, così come su Arduino abbiamo scritto l'ABVIEW è un char, quindi deve essere un carattere.
Di conseguenza qua devo mettere una costante. Dove sei? Stringa. Devo mettere una costante stringa dove vado a mettere 1 perché devo mandare un testo, e qui un'altra carattere stringa, 2. Faccio così perché così sembra, si vede meglio. L'uscita devo collegarla al mio ingresso del write. Adesso, se voglio che si accenda questo LED, si deve accendere quando è 1. Non posso portare direttamente la stringa verde sul LED, ma devo fare anche qui una comparazione. Allora vado su comparazione, equal, che vedete questo, l'uscita è un booleano, non posso collegare direttamente una stringa con un booleano, per quanto siano amici e si vogliono bene, in questo caso potrebbero anche litigare. Quindi gli dico che il risultato è lì, posso anche fare così, tanto non si offende nessuno, CTRL C, CTRL V. Se il risultato in uscita dal mio select è uguale a 1, mi fa la comparazione tra due stringhe, ma se questa comparazione è vera, il booleano diventa 1. Quindi in questo caso il risultato è assicurato. Adesso non ci resta altro che andare a provare il nostro programma. CTRL T. Ricordatevi che prima di iniziare si è scelta la porta, quella giusta, altrimenti ci darebbe un errore. Lo lancio. Qui mi fa vedere adesso che il LED è acceso, ma in questo momento voi non vedete il LED su Arduino perché non ho collegato la mia webcam per poter vedere il LED di Arduino. Adesso andiamo a fare anche questo, intanto lo metto dalla parte dello spegnimento. Adesso andiamo a provare con la webcam per vedere cosa succede. Ed ecco, vedete che si accende e si spegne. Si accende e si spegne. Quindi abbiamo verificato che quanto fatto è funzionante. È un semplice esercizio che ci aiuta ad iniziare a vedere la comunicazione tra il software LabVIEW, l'hardware Arduino. In questo caso ho usato solo le porte seriali e quindi è necessario, come dicevo in un video precedente, anche programmare Arduino, mentre con il tool, con un altro tool, possiamo programmare direttamente Arduino senza bisogno di scrivere alcun codice. Concludiamo vedendo di nuovo semplicemente la parte relativa al diagramma a blocchi. Vi ricordo che per la comunicazione seriale abbiamo bisogno di configurare la nostra porta, dicendogli con quale porta comunica con il nostro hardware, con Arduino. Poi bisogna mettere il blocchetto lettura, scrittura o entrambi e alla fine chiudere la nostra comunicazione seriale. Il tutto deve essere completato ovviamente dalla parte di programma che interagisce con la comunicazione seriale. Vi ringrazio per la visione di questo video, se è stato di vostro gradimento iscrivetevi al mio canale, mettete un pollice su se ovviamente vi è piaciuto, se avete domande da fare scrivete pure un vostro commento, chiedete qualcosa che non è stato sufficientemente chiaro durante questo video. Quindi vi auguro una buona continuazione con la navigazione e arrivederci al prossimo video. Come dicono i miei amici inglesi, see you soon!